Welcome, benvenuti. Ciao a Sono tutti. Shant. Ecco il Ciao, nostro buona Super Dragon serata. Moonchild e Ciao. vi parlo da Luxor, dall'Egitto, e Moonchild vi parla dalla Germania. Come sapete, cerchiamo di condividervi le nostre visioni per l'onda, la nuova onda incantata Kin 79 della tempesta blu. Yes. Blue Storm. E, come sapete, io leggo tramite gli oracoli, io mi occupo di oracoli, canalizzazione di altri miliardi di cose, di viaggi, eccetera, e il nostro dragone, che è un artista, e in più lui è un espertissimo dello stalking Maya, quindi cerchiamo di unire queste due energie che sono comunque molto simili, che sono comunque molto vicine, per darvi la nostra visione di quello che sentiamo, di quello che ci arriva per attraversare questi prossimi 13 giorni. Questa sera ho cambiato posto, e vedete Location. non sono nella casa di Rama, sono sempre a Luxor, ovviamente, nel centro, vicino tra il tempio di Luxor e il tempio di Karnak, in questo meraviglioso negozio di pietre. Vedete dietro di me collane, everywhere ci sono collane, perché era giusto che la tempesta fosse accolta in un altro posto. Quindi sapete che la tempesta è il grande cambio, no? Changer. Il changer. Io adoro, 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 ovviamente. Tutti mi dicono, tu le adori tutte. No, la tempesta è proprio qualcosa che è un vestito che mi sta assolutamente a pennello, il mio dragon lo sa. Anche a me piacerebbe, sì, anche a me piacerebbe, però Ma in ho un un po' altro di, modo comunque va bene. ho un po' di conflitto. Ehm, Queste. esatto, è un po' conflittuale per il dragone, invece Amore e odio, io amore e odio. proprio la sento molto perché la mia vita è sempre stata un grande cambio. Un attimo solo che condivido il Io ho già video. fatto. Bravo dragone. Sì, direi che no. Ce la faremo, adesso. Un secondo solo che devo fare un attimo di operation. Eccomi qui. Sì. Ci sono. Anche io oggi ho fatto un cambio, ho cambiato quadro qua dietro perché proprio, anzi no, qui. Esattamente, questo è proprio il drago elettrico, quindi mi sembrava perfetto, visto che compare su questa onda, di metterlo lì oggi. Bene. Un secondo solo. Vado qui. L'ho fatto. Opla. Eccomi qua. Quindi vi stavo dicendo che sì, per me è molto, molto calda, perché la mia vita è stata completamente sempre una tempesta. Io sono stata, ciao Laura, Ciao Laura. e sono stata anche allevata dalla mia nonna, che per me è stata una delle mie mamme, che era una tempesta 19, quindi dopo ho capito perché amo così tanto la tempesta. E anche mio Wow. papà faceva parte di quella family, Quella quando combriccola. sono atterrata sulla terra, quando mi hanno tirato giù e mi hanno fatto venire qua. Quindi ovviamente per quello mi sento molto a calce, però adesso vi farvi vedere se mi vedete meglio. Sembra di essere a quarto grado, che al dragone piace molto. E... No, non lo guardo più. perché La adesso cronaca sono in nera. vacanza, diciamolo, Adesso sì, esatto. diciamolo.
ora solo cronaca rosa in questo momento. Quindi, com'è andata l'onda scorsa? A me si è mostrato tutto, vuol dire che tutto quello che stava nascosto nell'invisibile è diventato visibile ed è stato veramente una cosa però molto molto positiva, devo dire, anzi ringrazio questo meraviglioso allacciatore perché veramente mi ha mostrato le persone che si nascondevano sono veramente uscite alla luce e senza fare nulla io sono rimasta, come vi dico, ferma ad aspettare che il disegno si finisse di mostrare e hanno fatto tutto da sole. Non ho avuto bisogno di intervenire, insomma, diciamo così. E alla fine di questa ora devo dire che il 13° giorno è stato una applausi, 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 quindi bene. Quindi ora entriamo in questi 13 giorni di grande rigenerazione. Non abbiate paura della tempesta, la tempesta può farvi paura, ma pensate che se voi rimanete nel vostro centro, nel nucleo, lì tutto è pace e intorno si rigenera tutto. Quindi guardiamo in faccia ciò che ancora ci sta portando fuori, ci fa perdere il controllo, ci ferisce, ma anche, vi dico, abbiate il coraggio di fare voi la prima mossa, di non aspettare sempre che gli altri facciano la prima mossa, ma di essere voi i primi. E di avere fiducia, no? Ciao Lucy! E di avere veramente fiducia, perché è molto importante che voi abbiate veramente fiducia. Scusate, tolgo questa luce perché mi sembra veramente di essere l'interrogatorio della polizia. E quindi siate i primi a fare quella mossa. Se volete che ci sia un cambio nelle vostre vite, osservate ciò che vi dà più fastidio, no? Perché ancora vi sta mostrando. Questi 13 giorni saranno sicuramente catartici, saranno sicuramente potenti, perché si mostreranno tantissime cose che anche ci danno fastidio, ci faranno reagire, urlare in una maniera molto, molto grande, però proviamo di vedere che cosa, proviamo di capire che cosa. E secondo me alla fine di questi 13 giorni avremo moltissime cose su cui ragionare e ci conosceremo meglio tutte le cose che ci tengono ancora bloccate e forse sarà una sorpresa. E se sempre il vostro modo di pensare, quindi voi siete quelli che decidete, no? Cosa voler fare, cosa voler cambiare, però diamoci una possibilità, no? Che questa tempesta un po' ci shakkeri come un bel mojito, quindi vediamoci sotto quel cosa rimane. Punto di vista. Vediamo chi fa il mojito più buono alla fine di questi 13 giorni. Facciamo una scommessa, scommettiamo, lo accendiamo. Allora, come sempre vorrei intanto iniziare con l'affermazione di questo Kin 79 che conosco molto bene, tempesta magnetica blu. E quindi lasciamo che tutta questa rigenerazione entri potentemente nelle nostre vite. Facciamo un grande respiro, respirate con me. E io unifico per catalizzare, attraendo l'energia. Sigillo la matrice dell'autogenerazione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi, grazie. Sentite, quindi sentite cosa dice autogenerazione, quindi noi ci possiamo autogenerare, rigenerare le nostre cellule, rigenerare la nostra anima, rigenerare il nostro intento. Quindi in questa onda della tempesta, qual è l'intento? Vi chiedo sempre all'inizio. Quale intento volete mettere in questi 13 giorni? Dove volete andare? Che cosa volete ottenere? Qual è l'obiettivo, la visione che avete? Ponete un intento e vediamo che cosa arriva. Ciao Rosy! E ponete quell'intento perché questa è una grande rigenerazione. Il nostro corpo ci sta parlando in questi giorni potentemente. Tutte le persone che io seguo e che mi parlano hanno veramente dei sintomi molto potenti nel corpo, quindi ascoltatevi, perché veramente il vostro corpo vi parla e vi parla di quelle emozioni, vi parla di qualcosa che ancora trattenete, quindi apriamo tutti quei bauli
lasciamoli uscire, facciamo la grande pulizia e vediamo che cosa succede. Andiamo a vedere che cosa porta questi 13 giorni della tempesta blu per tutti noi. Cosa ci vuole dire questa tempesta? Wow, wow. Ah, oppala! Allora, partiamo. Questa tempesta ci chiede di affidarci totalmente. Questa è una prova catartica, una prova iniziatica, come dico sempre io, dei miei percorsi iniziati, i miei viaggi sono i viaggi iniziatici. Perché? Perché vi date la possibilità di andare a tagliare delle corde. Quando venite qua vi immergete con me nella totale energia di questo meraviglioso paese che io amo, che è l'Egitto, ok? Dove l'energia ancora è. E questa onda vi dice questo. È ora che tu ti affidi totalmente. Non c'è più tempo di pettinare le bambole, lo dico da tempo. È ora di tagliare tutte quelle corde, di affidarvi e di rendervi liberi di credere in qualcosa che sia invisibile, ma qualcosa che sia assolutamente per voi. E questa onda vi sta chiedendo di fare quel taglio, di ricreare una vita che sia consona con voi, che sia assolutamente per voi, che non sia per nessun altro. Basta fare finta. L'allacciatore ci ha mostrato tutto quello che era nascosto, tutto quello che era sotto che non veniva fuori. E ora cosa fate? Voi ci volete ritornare? Volete ritornarvi a mettere le maschere? Volete ritornarvi a nascondere, a dire lui non mi ama, ma voi vi date fiducia a questo presunto amore? Vi date fiducia a voi stessi? Quanto credete in voi? Quanto? Questa tempesta per attraversarla dovete fidarvi di voi, dovete credere in voi totalmente. Scusate perché oggi ho un'energia della tempesta e come dico in questi giorni mi è stato arrivato il fuoco, le palle Dragon Ball, quindi attenzione perché sono abbastanza potente, cioè sono un po' over, però sopportatemi. E quindi proprio vi chiede di non tornare dentro a quello che era prima, non potete tornare nella vecchia vita, è ora di andare oltre, è ora di veramente tagliare quelle corde e affidarvi e creare una vita, creare anche delle piccole nuove abitudini che siano assolutamente consone con voi, che non si consone con nessun altro, non ci interessa assolutamente degli altri, però fate ciò che è giusto per voi ora, ok? E questa era solo l'apertura, adesso vado oltre. Voilà, voilà, eccoci qua, pronti. Allora, oggi la tempesta, primo giorno, Kill 79, vi chiede di fare quel cambio. È venuto il momento, vi stanno dando la possibilità di fare un cambiamento, di fare un cambiare veramente questi prossimi 13 giorni veramente, che siano veramente ciò che voi sentite, come se quando vi mettete un vestito e voi state comodi, ok? Quindi createlo quella nuova strada, come vi ho detto, alle piccole cose, iniziate ad andare avanti e siate comodi e fate quello che è esattamente per voi, cominciate a scegliere nuove cose, ok? Ci chiede di fare una ricerca, di cercare ciò che noi vogliamo ottenere, con chi dobbiamo parlare, chi ci accompagna, chi è vicino a noi, chi vogliamo che ci accompagni in questo percorso, in questa nuova strada che abbiamo scelto, chi viene con noi. Quindi guardate bene in faccia a quella persona, guardate se quella persona veramente può camminare con voi oppure no. E se veramente ve la sentite vicino a voi. Se no andate oltre, non preoccupatevi, le persone dopo torneranno a camminare con voi. Non pensate che rimanete da soli, non siete da soli assolutamente. Okay?
e ci chiede anche di smettere di stare nell'esteriorità, basta fare finta, basta rimanere forse, no, prendete una posizione, qui c'è da prendere una posizione, ok? E di andare dentro, di andare assolutamente dentro e basta fare finta. Mi prendo cura di me, decido che voglio fare un percorso spirituale, decido che voglio conoscermi, chi sono io, chi sono. Allora devo andare dentro di me, non è che posso solo guardarmi allo specchio e dire oh sono bellina, ok, metto il trucchino, il rossettino, no, vado dentro, guardo dentro di me, quanto ho pianto da bambina, quanto mi sono sentita male nella mia vita, quanto non mi sono sentita amata, e lì mi accolgo e lì incomincio a fare quella pulizia, lì vado dentro e sto e capisco cosa devo fare, quindi ci chiede di andare dentro, di lasciare andare, di ringraziare tutto quello che è stato, la vecchia vita, quello che eravamo prima, ok, va bene, è finita. Ora invece io ho una nuova strada, una nuova chiamata, e vedo la mia nuova strada davanti, perché? Perché il primo giorno dell'onda è mia, che non è di nessun altro, ok? E quindi come comincio a camminare? Ho la forza, il coraggio, è vero, ci vuole coraggio per andare avanti, dobbiamo avere coraggio per amare anche, perché quando amiamo veramente ci fa paura, l'amore fa paura, anche l'amore per noi stessi fa paura, però è quello che ci stanno chiedendo adesso, un'altra prova iniziatica. E ti dice che cosa vuoi fare? Vuoi stare qui e ti accontenti o vuoi di più? Ciao Allin, ti accontenti o vuoi Ciao, di più? Franci. Ci vuole il coraggio, in questa onda vi chiedono il coraggio, ci vuole il coraggio di essere voi stessi, il coraggio di seguire che cosa? La vostra voce, veramente chi avete dentro, chi siete voi, cosa volete, perché reprimete sempre quello che volete voi, perché pensate che no, ma quello non va bene, ma chi se ne frega, scusatemi, chi se ne frega? Non me ne frega niente, io seguo quello che voglio io, perché devo seguire quello che io sento, prima di tutto devo rispettare me stesso, se voglio che gli altri mi rispettino, se voglio essere rispettata nel mondo, se voglio essere rispettata dalla mia famiglia, se voglio rispettata dai miei figli, da chi sono, ma da me stessa soprattutto. Io mi onoro, io mi rispetto. Se seguo la mia voce, smetto invece di fare finta che gli altri abbiano sempre ragione. Assolutamente, Olli. Andiamo nella tempesta e spazziamo via tutto, quel che non ci serve più. Fiducia totale. Esattamente. Ti amo, figlia. Non ti ho fatto per niente. Finalmente. Questa è una famiglia di tempeste, questa, voi sapete, no? E quindi a quel punto che voi avete scelto la vostra voce, che cosa? Voi avete delle strade che vi si aprono, ma sono proprio le strade dove voi potete camminare, anche se non avete il rossetto, anche se non avete i capelli messi bene, anche se non avete il vestitino fatto bene. Siete voi, siete veri in qualsiasi situazione, siete voi stessi, perché quello che siete voi è dentro di voi, e la tempesta ve lo porta fuori, quindi siate quelli che siete belli così come siete, non avete bisogno di nient'altro, ok? Siete belli così. E che cosa vi serve per attraversare questa tempesta? Vi serve di sentire quello che abbiamo qua, che vi fa dire che è giusto o non è giusto quella cosa per me, non per nessun altro. Dovete assolutamente smettere di pensare di andare bene a tutti, non andremo mai bene a tutti, mai. Ma a voi andate bene? Ma a voi vi piacete? Quanto vi piace? Molto felice di me adesso, perché ho trovato chi sono.
e sono io, non me ne frega niente, probabilmente non vi piacerò, non mi interessa, sono scomoda, vi faccio paura. Sì, ho fatto paura tutta la vita, ma perché ora io credo in quello che sento, credo nella mia voce e quella voce mi dice vai, ma non è che sbaglio, perché ho trovato un equilibrio, ho trovato il mio cuore, quel cuore vi chiede di tirarlo fuori, di essere qua. Quando fermatevi un attimo e ascoltate, cosa mi dice qua? Non è questa cosa qui, però non è che mi piace tanto, devo cercare di cambiare. E questi 13 giorni vi danno la possibilità di poterlo fare, perché vi fanno la possibilità di lasciare andare tutte le cose. Ciao che ti gratto, perché ci onoriamo, perché onoriamo noi stessi, perché guardiamo in questa tempesta che ci spazza via tutto, quanta bellezza c'è intorno, quanta bellezza c'è dentro di noi, quanto non ci serve niente, quando tutto è dentro di noi, in quel cuore meraviglioso che ci guida, nell'amore che ci guida. Lo so che sembra una roba chicchina, no, l'amore verso di voi è quello che vi guida, ragazzi. E si mostra una strada, si apre una strada veramente velocissima, potente, ok? Molto potente, che va molto veloce se voi scegliete il vostro cuore, ok? E le cose si bilanciano e sarete anche guidati dalla vostra forza maschile. Perché? Perché la nostra forza maschile ci pone i nostri obiettivi e quello che noi vogliamo creare nel mondo, ok? Quindi queste cose noi le porremo, questa tempesta ci aiuterà a porre molto velocemente dove le dobbiamo mettere. Quindi, boom, andiamo e fidiamoci di quel progetto che vogliamo fare, fidiamoci di quello che dobbiamo creare e lo creeremo nella nostra eleganza, nella nostra serietà, perché ci crederemo talmente tanto che uscirà dal nostro cuore, quel maschile che è dentro di noi, che si unirà e sarà in assoluta unione. E allora saremo al centro di tutto, saremo in quella enorme libreria dove potremo attingere alle memorie delle nostre madri, dei nostri padri, alle nostre memorie antiche, a chi siamo noi adesso, a quello che abbiamo studiato in questa vita, a quello che conosciamo, a quello che lasciamo fluire, perché questa tempesta lascerà fluire dentro di noi quella energia catalizzandola e autorigenerandoci. Sono pronta ad andare verso il mio sogno. Qual è il mio sogno? Perché me lo sono dimenticata? Quando ero bambina lo sapevo benissimo, quando ho aperto col sussidiario a scuola e ho visto quella immagine dell'Egitto di Anubis e Osiris con la mummia. Io ero lì dentro. Io sapevo che l'Egitto era la mia vita. E tutta la vita l'Egitto è rimasto lì. Me l'hanno fatto nascondere. Quello era il mio sogno. E dov'è quel sogno? Perché ve lo siete dimenticato? Alla fine di quest'onda vi ricorderete qual è quel sogno. Vi direte, cavolo, pensa quando ero bimba che sognavo quella roba. Wow! Allora sì, troverete i vostri doni nelle vostre mani e sarete pronte ad onorarvi, sarete pronte a portare un profumo sul vostro letto e a dire questo incenso lo accendo per me, questo incenso lo accendo per onorarmi e porterò questa coscienza che arriva da tantissimi secoli per tutta la mia vita, condividendola con tutte le altre persone che sono pronta ora a stare nel centro e a poterla espandere. Questa onda è meravigliosa, ragazzi, ci dà una possibilità veramente fotonica, la fotonica di tornare a noi, fotonica di essere chi siete, fotonica di scegliere veramente quella strada che è per noi. Quindi basta fare finta, per favore, vi prego. Grazie. Adesso vediamo gli aiuti. Scusate, sono stata poco energica stasera. Wow. Vediamo chi ci aiuterà con le mie bambine egizie. Poca energica stasera. Poca energia stasera. Allora, guardate chi ci aiuta. Aspettate. La stella Sotis. Lucy, ti voglio bene. La stella Sotis, che è Sirio. Sirio ci aiuta, Sirio ci illumina,
perché da Sirio, da quel sole centrale, da quel cuore centrale si apre quella stella e espande dappertutto. Quindi voi quando avrete fatto questa catarsi, questo grandissimo percorso con questa tempesta, allora il cuore potrà veramente espandersi, voi non avete più paura perché questo espandete tutto e apritelo totalmente, ok? E lasciate veramente che tutto questo possa comunicare con tutte le altre stelle di Sirio, che tutti quei raggi si possano unire, ci possiamo unire tutti per brillare tutti insieme. Vediamo con le carte della All-in, del Sole e della Luna. Guardate, che cosa dovete lasciare andare? Il tradimento. Vediamo un po', ce la posso fare, scusate. Il tradimento, perché dovete illuminare quel tradimento. Nessuno vi potrà dire, perché questa onda vi sta chiedendo di fare un grande atto di fede verso voi stessi, soltanto voi stessi, ok? E illuminandolo con Sotis, scusate qua, fare, perché questa cosa è rivoltata, e voi non vi tradite più, vi accogliete e nessuno vi potrà dire tutti i tradimenti che ci sono stati per mostrarvi delle cose nella vostra vita, ma ora è giunto il momento di darvi fiducia, coraggio e fiducia. Questa onda vi chiede coraggio e fiducia. Veramente, non perdete, veramente, ascoltatemi, sono una pazza, lo so, ma vi dico questo, non perdete l'occasione di camminare in questa tempesta blu, perché è veramente un'occasione meravigliosa. C'è 13 giorni potenti, 13 giorni in cui tutto si rivolterà sicuramente, ma voi rimanete nel centro e osservate e datevi la possibilità non di nascondervi, ma di avere il coraggio di mostrarvi, di avere il coraggio di riprendere quelle conoscenze che avete dentro di voi, perché ognuno di noi non siamo cotti insieme affinché possiamo fare un grande cerchio e come Sotis brillare tutti insieme. Grazie di avermi ascoltato e scusate la mia energia, ma questa sera va così e ha iniziato, quindi sa, questi 13 giorni chi farà sessioni con me avrà questo tipo di energia, quindi preparatevi, non abbiate paura, non ho mangiato mai nessuno, sono ancora tutti vivi. Il dragone qui è ancora qui e molte delle mie donne sono, e uomini sono intorno a me, quindi siete tutti qua. Grazie mille, grazie, buon percorso e a te dragone, Moonchild, raccontaci questa tempesta dal tuo punto di vista. Bene, bene, certo. Allora, dopo sei questi vivo? lampi, fulmini, esatto, no? Tutta questa mega elettricità scatenata. Lampi, fulmini, saette. Infatti, incontenibili, ovviamente. Infatti Lucia sta dicendo, vero, siamo ancora qui. Sono ancora viva, dice Lucia. Sì, infatti. Cioè, vai dragone, respira e vai. Bene, allora no, dunque, dopo, non so come vi è andata a voi questa onda appena passata, dovreste almeno per quanto possibile aver cercato di recuperare un po' di pezzi mancanti, soprattutto di noi stessi, insomma, di ciò che intendevamo con essere o non essere, insomma, comunque dovevamo riguardare, riagganciare queste parti molto distanti da noi che poi appunto attraverso il ponte dovevamo ricollegare a noi, insomma. Quindi siamo passati attraverso questo periodo molto intenso fino ad arrivare a ieri, questo specchio cosmico che è stato proprio, almeno per quanto mi riguarda, proprio la chiusura di un disegno preciso che doveva mostrarsi, come diceva anche prima Cinzia, ed è stato proprio un vero ponte che ci ha, secondo me, proprio guidato precisamente dove dovevamo andare, cioè quindi sempre di più verso il nostro cuore. Poi c'è stata ovviamente anche il giorno fuori dal tempo, c'è stato l'inizio dell'anno galattico, quindi insomma è stato un periodo intenso in generale.
Ora siamo pronti, infatti, caricati proprio perché entriamo in questo momento da oggi in una delle, direi, onde più potenti dello Tzolk'in, perché è il glifo proprio che cambia, è il cambiatore dei mondi, quindi la cromatica, la tematica è blu ed è la numero 7, l'onda numero 7, quindi già comunque un numero molto, molto sacro, molto importante, che è il centro, diciamo, il cuore del numero 13. La colonna è la numero 5, che anch'essa praticamente, cioè finiamo, diciamo, la quarta, che ne usciamo poi domani l'altro, però praticamente la tematica è quella della quinta, che è sempre riguardante la forza, la radianza, il potere e quindi la catarsi di questa energia che è in entrata e dobbiamo cercare di gestire al meglio per non rimanere travolti proprio da questi cambiamenti, da questa rigenerazione profonda che dovrà avvenire. E infatti proprio anche comunque diciamo post Maya il glifo, diciamo, degli Aztechi, che rappresentava questa energia, questo archetipo, era addirittura la pioggia, pensate. Quindi c'è la pioggia che praticamente non è altro che l'aiuto poi fondamentale della tempesta che viene donato dalla luna rossa, quindi il suo, in realtà, la sua sfida, ed è sono praticamente il poter camminare le proprie acque, quindi purificare le acque universali, cioè quello che è il nostro sentire, che è poi fondamentalmente la tematica di tutto questo nuovo anno galattico, perché vi ricordo che siamo entrati in un anno luna autoesistente e quindi tutto ciò deve aiutare proprio a sbloccare e a rigenerare tutto ciò che è vecchio, tutto ciò che è consunto, e va assolutamente mantenuta comunque la centratura, e possiamo così trovare in realtà i mezzi giusti per con il tono autoesistente per appunto guarire a noi stessi, per fluire più limpidamente verso ciò che sentiamo, accettandolo e quindi buttando via tutto quello che c'è da buttare via. E quindi insomma fare una bella piazza pulita in questa onda e comunque sì, che è comunque appunto è anche molto la tematica, come il suo posto, che fortifica anche di tutto questo anno. Quindi dobbiamo far sì che appunto quel cuore della tempesta vada mantenuta, diciamo intatta la centratura, per appunto far sì che noi possiamo ritrovare i nostri colori e risplendere più limpidamente in tutte quelle situazioni, tutte le cose che finora ci hanno ostruito, ci hanno comunque trattenuto emotivamente, e dobbiamo far saltare per aria proprio tutto quanto, assolutamente. E quindi ci vuole veramente proprio occhio del ciclone, ci vuole molta centratura, molta anche responsabilità nel poter e nel saper gestire questo tipo di energia autorigenerante, che se utilizzata appunto bene ci aiuta solo per rigenerarci, per migliorare noi stessi e per evolverci, quindi spogliarci di tutte queste maschere di cui anche Cinzia prima parlava. E quindi questo è, diciamo, la tematica principale. Adesso vediamo un po' come si affronterà il tutto, cioè come avverrà tutto questo processo, perché ovviamente ci saranno degli aiuti da parte di altri glifi che sostengono questo tipo di energia. Il primo ovviamente è il suo analogo preciso, ed è proprio il Sole, quindi il Sole che non a caso serve quindi a rischiarare, a portare questa luminosità, a ripristinare appunto questi colori sbiaditi e questo caos, diciamo, esterno un po' globale che si viene a creare. Oddio, qua c'è una folata di vento pazzesca.
Quindi questi colori che sono andati sbiadendosi, grazie a questo caos esterno, dobbiamo cercare un attimo di riportarli, riportarli a noi, riportarli anche proprio visibili verso l'esterno, ehm, e quindi arrivare sempre di più nel cuore della verità, di quello che noi portiamo, di ciò che siamo veramente. E quindi appunto dipanare queste nubi, dipanare questa coltre che ci ha represso e ci ha solo guidato appunto diciamo verso un apparente caos, ecco, che si è venuto a creare perché non vedevamo più esattamente quello che ci veniva mostrato e quello che noi siamo veramente, insomma, agli occhi anche degli altri. Poi dopo abbiamo, vabbè, chiaramente la guida che è guidato da se stesso, quindi è tutto all'ennesima potenza, e poi sfidato ovviamente dalla luna, come dicevo, la luna rossa, che è, diciamo, il glifo appunto della tematica di questo anno, quindi attualissima e quindi bisogna, come dicevo, trovare la giusta forma e il giusto fluire di queste emozioni e camminare quindi su queste acque emozionali per riuscire a camminare di più in bellezza e a mostrarci come veramente siamo, quindi i nostri veri colori che comunque venivano impediti da tutto il grigiore e tutto quello che si scatenerà un po' in esterno. L'acqua, appunto le acque della luna rossa ci aiuteranno in questo, proprio a pulire sempre di più, soprattutto dal profondo. Invece la tempesta lo fa dall'esterno verso l'interno. L'occulto invece poi è diciamo, sì, esatto, l'occulto che è il potere, diciamo, nascosto che è in mano al vento, il vento bianco magnetico, che è l'alta sacerdotessa, e quindi attraverso il soffio e il silenzio, nel silenzio proprio dobbiamo trovare nel respiro il canale per poter ricevere e quindi per far sì che in entrata appunto arrivano i giusti consigli, arrivano comunque questi preziosi indizi che ci servono per avanzare in questo abbastanza drammatico percorso, un processo molto profondo, come diceva anche Shams, che è proprio come un'iniziazione, una trasformazione proprio di se stessi, verso sempre di più quello che portiamo e quello che siamo. Dunque questo appunto è tutto la giornata di oggi ed è praticamente l'intento primario, quello che dobbiamo attrarre come intenzione per tutto questo periodo. Dopo abbiamo il sole lunare giallo, scusate, sì, il sole lunare giallo, viene strano dirlo perché il sole lunare giallo, sì, beh, esistono le lune gialle, e comunque sì, il sole appunto, come dicevo prima, è il diretto analogo preciso della tempesta, quindi direte ma che strano che in questo tono invece è comunque un po' dissonante perché è un tono di sfida il lunare, però è proprio qui che infatti ci vuole dire che dobbiamo comunque combattere per portare sempre di più la luce, sempre di più a galla la nostra verità, ciò che portiamo dentro, quindi quel nucleo mantenuto saldo che ancora non conosciamo esattamente, che siamo noi stessi, dobbiamo farlo risplendere sempre di più e quindi appunto tornare a colorare quelle parti grigie nascoste dietro questo ammasso di coltre, di maschere che ci siamo creati fino a questo momento, che sono state, va bene, utili, sono state convenienti, tutto quello che volete, però qua adesso non si scherza, bisogna trovare la forza per cambiare, iniziare a cambiare proprio da dentro, quindi dal nucleo di questa tempesta, per far penetrare questi raggi del sole. Poi dopo abbiamo il giorno 3 il drago elettrico, bellissimo, il dragone elettrico, e qui ci aiuta a riattivarci per poter nutrire
il servizio appunto al cambiamento, quindi accogliere e comprendere che senza sapere chi siamo veramente, senza quindi rispettarci in tutto, non possiamo progredire, non possiamo far sì che la magia della sincronicità, che poi attraverso anche l'illusione che poi troveremo alla fine dell'onda con la scimmia cosmica, ehm, venga appunto venga trascesa questo tipo di illusione. Quindi ciò che è scomodo serve in realtà per tirare fuori quella millesima parte di noi che ancora non conosciamo. Non conosciamo e dobbiamo assolutamente accettare per far sì che questa forza, questo potere si carichi sempre di più per rigenerarci e ridonare una nuova vita, appunto. Poi abbiamo il Kin 82, che è il vento bianco autoesistente. Kin 82, e questo qui infatti il vento è all'occulto, quindi è un aiuto nascosto che ci dà. E qui cerchiamo di ascoltare e intercettare quei rumori, quel sibilio che comunque è una voce interiore e che cerca di penetrare la nostra anima e il nostro conscio. Quindi cerchiamo di ascoltare bene noi stessi in questo giorno, perché le soluzioni appunto arrivano e il cambio di direzione che viene richiesto dal vento, perché il vento porta comunque anche cambiamenti molto repentini, poi figuriamoci su quest'onda della tempesta, dobbiamo poi applicarli nel concreto, nel nostro quotidiano, per dare forma appunto, cioè far trovare una forma che è un suo proprio ordine, che all'inizio sarà molto molto sottile, ma dobbiamo cercare di comprenderlo e poi di manifestarlo attraverso il verbo, perché questo poi che fa, ci aiuta a fare la sacerdotessa, oltre appunto la matrice comunque illusoria tridimensionale. Poi abbiamo il Kin 83, notte blu intonante, sì, quinto tono, notte blu intonante, e infatti ora che il canale appunto, quello diciamo nascosto, dietro questo sipario che ci porta appunto al di là, quindi chiamato poi Dream Spell, perché è l'incantesimo del sogno, quindi dipanando, cioè aprendo questo velo, andiamo sempre di più verso questa direzione, cioè cambiando la vibrazione qua, l'onda fa una curva e inizia a rientrare e trova appunto trova una direzione più nitida e prende coscienza appunto di ciò che prima non era conscio, ecco. Tutto questo va riportato attraverso queste preziose informazioni, attraverso l'onirico, quindi i sogni e comunque i simboli, tutto ciò che ci si mostrerà, lo dobbiamo rendere quindi conscio e utilizzarlo come strumento per potenziare sempre di più tutta questa ricchezza che abbiamo nascosto là sotto, sotto queste ceneri, perché qui ci si mostrerà molto, molto repentinamente. E quindi tutto questo ci aiuterà sempre di più appunto a ricomporre questi pezzi nascosti, questa smontare, ecco, diciamo, anche questa corazza dura che queste maschere a volte ci costringono a dover recitare, diciamo, parti che non ci stanno più, non ci stanno più comode, ecco. Poi abbiamo il Kin 84, tono 6, seme ritmico giallo, e qui andiamo a fare un grandissimo focus, e quindi il seme, diciamo, cosa c'è, diciamo, nel cuore di questa tempesta, cioè il seme di questa tempesta, simbolicamente, cosa soprattutto, diciamo, noi
cerchiamo di focalizzare la nostra attenzione in cosa vogliamo investire e a cosa vogliamo dare cura, diciamo, come progetto evolutivo per trasformare noi stessi. Cioè, quindi trovare una soluzione che sia anche semplice, perché il seme è comunque la semplicità, l'innocenza, e qui appunto dare nutrimento a tutto questo, cioè da ciò che ci sembra essere ancora non sviluppato, dare fiducia, dare fede a questo progetto, a queste qualità che sono comunque intrinseche dentro di noi, come dentro al seme, per espandere tutte le qualità che noi possiamo portare, quindi concentrandoci e ordinando i pensieri nella calma di quel cuore, cerchiamo questa armonia e quindi questo caos che esternamente in realtà ci crea stress e ansia, ci serve sempre di più per trovare fede dentro noi stessi, quella resilienza che appunto ci appartiene e che andiamo sempre di più a utilizzare. Poi abbiamo il Kin 85, aiuto. Vabbè, questa è una cosa mia personale, comunque Cinzia sa di cosa parlo. Kin 85, il serpente che si rivolta, lo snake che si rivolta nella tempesta. Sì, vabbè, armonica difficile, improbabile, vabbè, lasciamo perdere. Comunque questo serpente che è fra l'altro un portale di attivazione galattica, quindi di un'energia molto, molto prepotente, quindi cuore ovviamente del 13, numero 7. Dobbiamo qui provare a sintonizzarci quindi con questa forza diciamo molto fisica, vitale, proprio intrinseca di questo meraviglioso essere che è appunto il serpente, che porta proprio già in sé il simbolo e comunque l'allegoria, la metafora della rigenerazione proprio per eccellenza, perché ovviamente ci fa comprendere che questo processo rigenerativo è molto doloroso, cioè qua ci vuole un cambio totale di pelle, di mentalità e quindi è un processo molto sacro, molto, molto, molto forte, molto iniziatico, che ci serve però per innalzarci a noi stessi e trovare appunto quel canale, quella ricezione profonda di questo antico sapere e di avere questa fiducia che comunque tutto andrà bene e tutto in natura comunque è destinato a cambiare, a progredire e a quindi dover lasciare questa vecchia pelle, queste vecchie strutture e quindi sapere sempre di più che siamo principalmente esseri fondamentalmente spirituali dentro a un corpo fisico, a un avatar, comunque un involucro che va sempre di più spogliandosi di questa struttura, di questa pelle, di questa carne, di questo essere umano che noi abbiamo deciso di vestire. Poi abbiamo il Kin 86, sì, 86, l'allacciatore galattico bianco. Qui c'è tutta la tematica della scorsa onda, quindi nel galattico abbiamo, come dicevo, ricontattato, abbiamo rincontrato tutte quelle zone a noi sconosciute, di queste parti di noi attraverso noi e situazioni esterne, quindi quelle parti ora le abbiamo riportate, le abbiamo ridato vita, le abbiamo riaccolte, questa scomodità, diciamo, questo inconsueto, questo al di là che noi interpretavamo sempre come una morte e una fine, in realtà ora qui abbiamo capito, abbiamo inglobato, diciamo, il concetto dell'eterno ritorno e quindi siamo arrivati, per capire questo, su un altro piano di percezione, abbiamo integrato tutto ciò e ora possiamo quindi scivolare, diciamo, più fluidamente verso e con, diciamo, più forza verso
queste guide, queste lampi intermittenti che ci aiutano a procedere quindi verso un arcobaleno sempre più prossimo verso questo sole che c'è all'esterno, e quindi questa elettricità assolutamente utile che ci scuote un po'. Poi abbiamo il KIN 77, che è la mano solare blu, e lei ci dona questa grandissima manualità, diciamo praticità, che ci servirà, perché comunque la conoscenza che è parte comunque del nostro di tutto ciò che noi portiamo, insomma, comunque tutta la sapienza e tutto quello che veniamo a scoprire, lenisca appunto tutte, diciamo, le ferite che la nostra anima ha raccolto, diciamo, in tutte le sue vite. E qui dobbiamo pulsare proprio dal profondo e ricontattare quel cuore sempre più calmo in questa tempesta, e dobbiamo far sì che questo progetto sia sempre di più realizzabile e sia sempre più in linea, diciamo, per una nostra guarigione, e che sia sano, insomma, per noi, e con gli strumenti giusti che decidiamo solo noi, che sono consoni solo a noi, e dobbiamo quindi essere aperti e scovare quali sono questi mezzi che sono più in linea con la nostra natura, sempre di più verso questa guarigione, appunto, che poi attraverso l'arte attraverso l'arte che poi troviamo nell'88, infatti è la stella, il KIN, diciamo, che c'è dopo, che è la stella 88 gialla, planetaria, e qui appunto infatti lo spettacolo di cui parlavo prima, cioè di questi colori che da questo grigio e attraverso e grazie a questi che faremo penetrare sempre di più, diventino sempre di più questo arcobaleno, e comprendiamo che in effetti sia il grigio che lo stesso nero che ci porta la tempesta non è altro che l'insieme e l'agglomerato di tutta la gamma infinita dei colori. Cioè, quindi in questo noi capiamo che dietro appunto l'oscurità in realtà si nascondono i colori. Quindi vale il detto no pain, no gain, vale il detto no rain, no rainbow, quindi se non c'è la pioggia non ci può essere un arcobaleno. E quindi cerchiamo appunto di utilizzare questa paletta in toto di colori quando appunto riusciremo a rivederli, a ricomporli, e a prescindere dalla fatica e dal sacrificio che dovremo fare del vecchio, per poi appunto avanzare, camminare nella bellezza della stella attraverso queste acque che sono in realtà oramai diventate come un ponte arcobaleno. Dopo abbiamo il tono spettrale, quindi la sfida precisa della tempesta, il KIN 89, e qui adesso appunto possiamo, come avevo detto, inoltrarci e camminare questi nostri colori e non più viverli drammaticamente, non più diciamo lasciandoci appunto obnubilare da questa emotività estrema. Riusciamo quindi a spalmare questa miriade di colori attraverso questa paletta sotto i nostri piedi, sopra le nostre teste, ovunque verso questo cielo, rilasciando appunto tutti i detriti del passato e cavalcando questo ponte arcobaleno che dal nostro cuore si dipana sempre di più e si estende sempre verso di più noi stessi, cioè quello che siamo veramente, la vera direzione che la nostra anima ha scelto di seguire in realtà
in questa nostra esistenza, in questa vita. E infine, c'è ancora il cane, giusto, il cane numero Aspetta un 90. attimo, stai calmo. Infatti sì, voglio già Non è arrivare finita. la Sì, scimmia, la lo mia so che tu vuoi già finire. Tan tan tan. No, infatti, la mia scimmia cosmica che c'è il dog, c'è il dog. c'è il dog infatti che ci aiuta proprio a condividere e a accettare incondizionatamente chi eravamo, chi siamo stati e chi siamo soprattutto adesso, quindi quello che siamo diventati. Dobbiamo onorare, dobbiamo ringraziare e dobbiamo assolutamente, in primis, proprio donarci e donare noi stessi per un intento comune che è assolutamente sacro ed è diciamo autentico, e facendo ciò in totale proprio totale fedeltà e purezza verso noi stessi e verso gli altri, renderemo più facile questo grandissimo cambio che appunto questo cuore di ogni cosa ci sta cercando di mostrare, cioè ci sta cercando delicatamente di farci capire che la nostra cura fondamentalmente che poniamo per noi stessi potrà essere poi esternata e potrà essere appunto riconosciuta, e siamo quindi più forti, anche siamo abbastanza forti per poter andare verso il prossimo con una diversa percezione e consapevolezza di chi siamo veramente. Bene, siamo arrivati alla fine, questa scimmia cosmica blu, la mia precisa sfida, proprio questa è assolutamente per me di grandissimo insegnamento, e ancora mi ci vorrà forse tutta una vita per capire questi insegnamenti di questa malandrina tremenda, che comunque in realtà mi ha insegnato tantissimo e tuttora lo fa. E comunque mi viene proprio in mente questo trick, cioè questo detto del trick or treat, che è proprio il giorno della mia nascita, tra l'altro Halloween, che appunto vuol dire trick or treat, vuol dire appunto il motto è, cioè, o lo scherzetto, cioè, oppure ci dai il dolcetto, insomma, della serie. Se tu non accetti questo scherzo, tu non potrai neanche godere, non potrai metterti in gioco, non potrai capire che in realtà siamo tutti giocatori della stessa partita, e quindi dobbiamo semplicemente divertirci, dobbiamo imparare che oltrepassare quel velo e quel pavimento che abbiamo sotto i piedi, quindi la scimmia ci aiuta a questo, a trascendere tutta questa matrice illusoria che questa 3D ci mostra, vincendo questo e trovando quindi la magia della presenza di ciò che si è, semplicemente stando nello stupore e nella meraviglia proprio infantile della scimmia. È qui che proprio c'è il grandissimo secondo me insegnamento e anche unicità di questo glifo meraviglioso, perché sì, ci deve portare fuori ciò che è nascosto, ciò che preme e vuole uscire allo scoperto assolutamente, perché vuole giocare, cioè ci crea disastri perché in realtà vuole giocare allo scoperto. Quindi lei è anarchica, lei è sovversiva, dobbiamo onorarla e dobbiamo rispettare questi giochi, punto. Questa è la scimmia cosmica. Benissimo. Ora vi leggo il meraviglioso E stare poema. leggeri, amore. Sì, a chi lo dici, infatti, proprio a Stare me, no? leggeri, giocare, giocare, La giocare. pesantezza fatta persona. Scorpione ascendente Scorpione in più, vabbè. Allora, l'archetipo, E poi quindi prima ragazzi, in questa onda abbiamo anche la luna piena in Acquario, è che sarà vero. il E 12 oggi di Luna, agosto col Pino 86 all'Acciatore Galattico. è vero. E poi iniziamo l'onda oggi con la Luna in Scorpione. Oggi, meraviglioso. E noi siamo Yes, due. quindi comunicazioni perfette oggi. Esatto, limpidezza. Allora,
Il poema di Argüelles, Valum Votan recita, l'archetipo è il numero 19, il trasformatore del mondo, tempesta blu. Io sono il trasformatore del mondo, codificato dalla tempesta blu. Il mio numero è il 19, il potere di tutti i numeri. Io sono il maestro alchimista, la forza nascosta nella pietra filosofale. Esperto nelle arti della trasmutazione, io sono il catalizzatore della trasformazione, della coscienza del mondo e della vita planetaria. Io sorveglio i cambiamenti climatici. Io sono il tuono che scuote i vostri sistemi mondiali. Io sono il trasporto delle nuvole piene di fulmini per illuminare la verità dietro le vostre illusioni. Io sono il portatore dello scroscio di pioggia che purifica. Sono stato io a far apparire i monumenti dell'archetipo dell'avatar dal triplo aspetto, e qua la Cinzia sa di cosa parlo, sul terreno dell'antico tempio. Io monitoro le stelle del mattino e della sera. Osservo il creatore del quinto sole, il mondo presente. Sono inviato a dimorare tra di voi per richiamare il sesto sole, per la grande rigenerazione dell'anima del mondo. Conoscere me è conoscere il vostro potere di autogenerazione. Bellissimo, infatti mi ero scordato di dirvelo, questo 19 racchiude tutti quanti quasi le energie di tutti i glifi, perché dopo di questo non esiste il numero 20, il 20 era proprio raffigurato da una specie di pagnotta, adesso non so come descriverla, comunque vabbè, il 19 è proprio veramente l'ultimo numero in realtà, perché il 20 era lo 0, quindi da qui dopo c'è il sole che ha un passaggio e si torna poi al drago, quindi è veramente, veramente importante, veramente forte come glifo. Benissimo ragazzi, grazie di tutto, dell'attenzione, grazie Shams dell'attenzione, Grazie Dagrone, io voglio però fare una cosa con questa lampada di Aladino, guardate questa lampada, voglio fare un desiderio a questa lampada, la strofino, e chiedo a questa lampada di fare in modo che tutte le vostre maschere possano cadere e che tutti noi possiamo mostrarci come siamo, quindi lampada di Aladino, aiutaci a essere semplicemente noi stessi passando questa meravigliosa storm, e veramente siate voi stessi e lasciatevi portare da questa storm. Io terrò questa lampada vicino a me in questo meraviglioso negozio dove sono pieno di necklace, di collane, di queen, e se verrete a Luxor vi porterò, e sono tutte pietre attivate tra l'altro in questo posto, quindi con l'attivazione, quindi vi ci porterò, e da questa energia meravigliosa vi mando un buon percorso, vi ringrazio con la lampada e vi bacio fortissimo. Grazie a tutti voi, grazie di ascoltarci, grazie di seguirci. È sempre un onore comunicare dal nostro cuore quello che sentiamo, le nostre visioni. Come vedete, alla fine gli oracoli e lo Tolkien si uniscono, perché Messico e Egitto, come vi ho sempre detto, sono assolutamente uniti. Grazie mille, buon percorso, buon 13 giorni, vi amiamo, vi vogliamo bene. Ciao Dragone, ti voglio bene. Ciao. Grazie a te, un mondo. Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao.